Bentornati nel santuario di ciò che non si dice, il teatro digitale in cui alziamo il sipario e lasciamo entrare la luce sulle parti più vulnerabili della fama. State guardando Celebrita dalla Turchia, la vostra bussola emotiva è l'angolo in cui l'analisi delle vite dei famosi non si ferma alla superficie, ma affonda fino agli strati dove brucia davvero. Se cercavate un luogo che trattasse le questioni del cuore con rispetto, senza accontentarsi di pettegolezzi spicci ma indagando con cura i moti dell'anima, siete arrivati nel posto giusto. Oggi entriamo nell'occhio di un uragano sentimentale che ha scosso lo showbiz turco come un boato in piena notte, una storia intensa e personale, capace di cambiare il corso stesso della carriera dei protagonisti. Parliamo dell'enigmatico Cenk Torun e della magnetica Mahsine Merabet. Basta una frase, sussurrata, dicono, dietro porte chiuse, per innescare un incendio che nessun comunicato potrà spegnere. Mahsine ha distrutto la mia famiglia. Non è un titolo, è il grido ruvido di un uomo al limite. Prima di entrare in questo labirinto di fratture domestiche, rivalità professionali e rancori mai ammessi, ricordate che la vostra presenza qui rende più forte la nostra comunità. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. E se volete sostenere l'indipendenza di Celebrita dalla Turchia e accedere ai nostri contenuti esclusivi, cliccate sul tasto Unisciti. È grazie a voi se possiamo permetterci immersioni così profonde. Adesso, fate un respiro, stiamo per attraversare un territorio dove amore e rovina camminano affiancati. Un mormorio diventato tempesta. In un ambiente dove le parole non sono mai solo suoni ma energie che trasformano, l'affermazione attribuita a Cenk Torun. Artista formato da una disciplina classica, sobria, quasi ascetica, segna uno spostamento tellurico. Sostenere che Mahsine ha distrutto la mia famiglia, e farlo, si dice, nel cerchio ristretto di chi gli è più vicino, ha scavalcato le barriere della pubblica prudenza e toccato in pieno la devozione del pubblico. Non parliamo di un diverbio su un set, né di una lite passeggera. Qui si racconta la verbalizzazione di una tragedia domestica. Chi frequenta gli stessi ambienti di Cenk lo descrive immerso in un periodo di turbolenza emotiva profonda. La narrativa allude a una base privata che si è incrinata, e in un istante spogliato da ogni filtro, il dito avrebbe cercato un volto a cui dare un nome, quello di Mahsine Merabet. Un'affermazione devastante, non solo perché lede un'immagine, ma perché posa su una persona il peso di un crollo familiare. Il regno del silenzio. Mentre l'industria vibra per l'eco di queste parole, l'attenzione si sposta sull'altra metà di questo specchio rotto, la brillante Mahsine Merabet. Nota per la presenza scenica ipnotica e una parabola professionale in piena ascesa, ha risposto al caos con l'arma che, col tempo, ha affinato fino all'estremo, il silenzio. Fonti vicine parlano di un'agenda spietata, giornate serrate, la scelta di non alzare lo sguardo e di non offrire la dignità di una replica alle insinuazioni. Non è una prima volta, di fronte alla tempesta, Mahsine ha spesso mantenuto una compostezza che i sostenitori chiamano eleganza e i detrattori tattica. Tuttavia, davanti a un'accusa così grave, distruzione della famiglia, questa assenza di parole diventa architettura. Una fortezza trasparente che lascia vedere la sua efficienza sul set, ma non concede accesso alle stanze interne della sua vita. È riconoscimento della complessità o l'ultimo baluardo per sopravvivere in un mondo che monetizza il dolore altrui? Qui voglio girare la domanda alla famiglia di Celebrita dalla Turchia. Quando un uomo racconta che la propria casa è stata spezzata da una collega, il silenzio è davvero la risposta più dignitosa o, al contrario, alimenta sospetti? Se foste al posto di Mahsine, parlereste per difendere il vostro nome o lascereste che la bufera scivoli via da sola? Scrivetelo nei commenti e, se credete che anche i famosi abbiano diritto a guarire lontano dai riflettori, lasciate un like. La vostra opinione non è corredo, è parte della storia che stiamo leggendo insieme. Oppure un grido frainteso? Perché nessun racconto è mai lineare come sembra. Dietro le quinte prende corpo un'ipotesi diversa, che quelle parole siano nate dal trabocco di un'emozione invece che da un atto calcolato. Alcune persone vicine a Cenk sostengono che la frase sia stata estratta da un contesto delicatissimo, più frutto di sconforto temporaneo che di una volontà di condanna.
Insistono sul fatto che ridurre difficoltà complesse a un solo volto sia non soltanto ingeneroso, ma inesatto. Chi conosce Cenk Torun, dicono, sa che un carico di tensioni familiari preesisteva al suo legame artistico con Mahsine Merabet. In quest'ottica, quelle parole somigliano a un gesto di delusione estrema, all'urlo di chi ha visto il proprio equilibrio farsi troppo pesante per le spalle. La durezza della frase parlerebbe non delle azioni di lei, ma della stanchezza mentale di lui, un linguaggio di crepe che a volte scambiamo per colpa. Quando le parole diventano moneta. Esiste poi l'altra faccia della medaglia, quella dell'ecosistema mediatico che si nutre di clamore. In un mercato affamato di click, una confidenza privata può venire rigenerata come esecuzione pubblica. Alcune testate avrebbero amplificato il presunto sfogo, limandone i margini e togliendo profondità al contesto, per ricomporre una narrazione di scontro. Non è un dilemma nuovo. Ogni volta che un frammento di dolore intimo diventa titolo, la prima cosa a perdersi è la complessità. Cenk Torun e Mahsine Merabet, nel frattempo, sono impegnati in progetti imponenti che assorbono ogni attenzione. Cercano di salvare la concentrazione, di mantenere una facciata professionale, mentre i pilastri delle loro reputazioni vengono passati al setaccio. Si dice che entrambi provino disagio nel vedere la loro vita privata esposta al tribunale del pubblico, eppure la domanda di dramma è implacabile: tacere sarà sempre più difficile. Prima di avanzare verso l'ipotesi dell'incontro faccia a faccia e di raccontare la spaccatura fra le tifoserie digitali, grazie a chi già sostiene il canale. Se apprezzate questo livello di rispetto e profondità, considerate di premere unisciti. Il vostro sostegno rende possibile la cura con cui seguiamo storie così complesse. Nell'area riservata di Celebrita dalla Turchia entriamo nelle stanze più intime della psicologia dei protagonisti, sempre con la delicatezza che meritano. Scegliete di stare dalla parte della sostanza. Le linee del fronte sui social. La rete non attende verdetti, li costruisce. Oggi le piattaforme sono divise in due trincee. Da una parte, chi difende Cenk Torun e lo vede come un uomo spezzato da un racconto più grande di lui. Leggono quel presunto scoppio come una richiesta d'aiuto, la reazione di chi, per restare leale alla famiglia d'origine, ha sacrificato il sonno. Per loro, il suo ritiro dai palchi digitali non è una mossa, ma la natura introversa di un uomo che abbassa il volume per non esplodere. Dall'altra, i sostegni di Mahsine Merabet, convinti che su di lei ricada un capro espiatorio che non le appartiene. Indicano la sua disciplina impeccabile, l'assenza di prove solide contro di lei, e parlano di un copione antico, una donna di successo su cui scaricare i difetti che nascono altrove. Dietro questa frattura non vive soltanto una coppia di star, ribolle una discussione culturale fatta di responsabilità, colpa, diritto all'intimità. Si vedranno? La domanda che circola negli ambienti è un incontro è inevitabile? Nel mondo del gossip, ritrovarsi allo stesso evento o alla stessa cena è il crash test definitivo. Le voci dicono che il momento si avvicini. Resteranno a distanza, custodendo la cortesia come scudo, o il peso di accuse non dette romperà la patina di professionalità? Per un uomo come Cenk, che negli ultimi tempi ha rallentato l'attività social e ha scelto una postura più appartata, l'idea di incrociare lo sguardo di chi viene indicata come la causa deve essere un brivido complicato da reggere. Per Mahsine, che appare serena ma irraggiungibile, la sfida è conservare la grazia mentre ognuno osserva ogni sua minima espressione in cerca di conferme o incrinature. È una storia che ha la parola famiglia al centro, e per questo parla di radici, di retaggi, e dell'impatto della notorietà su ciò che amiamo di più. C'è verità nel silenzio? Alla fine di questa indagine emotiva, resta una mappa piena di zone d'ombra. Fino a quando non arriverà una dichiarazione chiara, stiamo interpretando la stanza, non leggendo un copione. Abbiamo visto quanto è fragile la reputazione e quanto la potenza di una sola frase possa erodere la pace costruita con fatica. Cenk Torun e Mahsine Merabet stanno scegliendo i tempi della loro narrazione, senza farsi incalzare dal chiasso delle cronache. Quale che sia la versione finale, un qui pro quo, un attimo di cattivo giudizio, o una crisi domestica profonda, resta la lezione: dietro le luci ci sono persone che faticano a restare in equilibrio.
Noi, a Celebrita dalla Turchia, seguiremo ogni movimento con la cura che ci chiedete. Chi dei due, secondo voi, sta gestendo meglio la tempesta? E quali altri volti volete vedere raccontati sul canale? Scrivetecelo, ogni commento viene letto. Non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia, mettere un like e premere unisciti per entrare nella nostra cerchia. Fino al giorno in cui il silenzio si spezzerà e la verità prenderà forma, restate con gli occhi attenti e il cuore aperto. Qui è Celebrita dalla Turchia. Grazie per essere stati con noi. Intanto, la settimana si allunga su un orizzonte teso. Amici comuni cercano di evitare incroci pericolosi, mentre gli uffici stampa tentano l'impossibile, proteggere l'arte mettendo a tacere il chiacchiericcio. Le telefonate diventano più brevi, gli inviti più selettivi, i corridoi più lunghi. Eppure, lo sappiamo, lo scenario degli addii e dei ritorni spesso si consuma non nelle dichiarazioni, ma negli sguardi rubati. Se qualcuno spera in una ricomposizione, quel qualcuno sceglie di parlarne a bassa voce, come se le parole avessero peso e suono. Cenk ripete ai pochi che lo ascoltano che il lavoro è l'unica rotta che conosce, che le scene lo salvano. Massine risponde con la presenza, mai una battuta fuori posto, mai un'uscita che sembri sfuggire al controllo. Due strategie che parlano la stessa lingua della sopravvivenza. E allora torniamo a quella frase, al suo bordo tagliente e all'eco che non si spegne. È possibile che Massine ha distrutto la mia famiglia sia soltanto il fossile di un dolore più vecchio? Forse il senso vero non sta nella mano che indica, ma nel corpo che trema. Forse non c'è un colpevole unico, ma una somma di ferite che col tempo hanno chiesto un nome. Resta il fatto che il mondo guarda, e guardando decide. Nel flusso di opinioni, troverete accuse e assoluzioni, compatimenti e ironie. Ma tra queste ondate, c'è una scelta che Cenk e Massine sembrano aver fatto insieme, seppur da opposte rive. Lasciare che a parlare sia il ritmo dei giorni, la costanza del lavoro, il passo regolato di chi non ha intenzione di affondare. Se la vita pubblica è un palco, il sipario oggi rimane solo a metà. Noi resteremo qui, a osservare i segnali periferici, a leggere i silenzi come punteggiatura. Vi chiederemo ancora di accompagnarci, iscrivetevi, condividete, sostenete Celebrita dalla Turchia. Questo racconto non finisce, muta. E, quando l'incontro ci sarà, perché prima o poi accade sempre. Capiremo se la distanza è un ponte o un confine. Fino ad allora, saremo la vostra eco discreta, pronti a cogliere ogni minima vibrazione di verità.